villa si colloca in una zona molto particolare di Mantova, in un quartiere degli anni 60-70 caratterizzato solo da ville unifamiliari. E sono le prime, forse le uniche, che trovano un rapporto diretto con l'acqua e con il lago. Le scelte progettuali sono state proprio quelle di portare le zone principali della casa sul fronte sull'acqua, liberando completamente le pareti e cercandone un rapporto diretto. La casa si distribuisce su un piano nobile dove abbiamo l'unità principale. Entrando si trova un grande ingresso con la zona giorno, comunicante tutto aperto con lo spazio del pranzo, e una cucina leggermente defilata, ma grazie a pannelli scorrevoli e a porte scorrevoli riusciamo a integrarla all'interno di uno spazio unico piuttosto che separarla per ragioni funzionali. In questa zona si è scelto di utilizzare una resina molto chiara, quasi bianca, in tutte le finiture, sia nei pavimenti che nelle pareti, a cui viene contrapposta tutta una serie di elementi metallici, sia nelle porte interne principali che nei serramenti, in alluminio nero. L'illuminazione è sempre molto tecnica e molto rigorosa, ci sono degli accenti dati da dei faretti della luce concentrata rispetto delle linee luminose che fanno da percorso per le zone di ingresso e della sala. L'arredamento è molto minimale nelle forme, ma ricco nei materiali. La stessa cucina, che è una cucina molto tecnica, in realtà è ammorbidita da questa isola forte, molto imponente, ma con l'uso del nero marchigna come materiale di rivestimento prende una connotazione, e nuovamente questo contrasto tra i chiari e gli scuri, che in questa casa è molto forte anche per la presenza di una luce naturale diretta particolare. Gli altri elementi di arredo sono neutri, tutti declinati sulle tinte del grigio, tranne alcuni accenti come il rosso di alcuni mobili o dei tessuti. C'era la preesistenza di un quadro importante e abbiamo sempre cercato di valorizzarlo come punto di fuga proprio della zona del pranzo, con degli accenti luminosi che ne caratterizzano un po' la particolarità. Dalla sala e dalla zona pranzo si percepisce appieno la vista del lago, quindi un rapporto diretto, e anche qua per continuità il grande terrazzo è caratterizzato dalla presenza di un deck in legno che poi viene ripetuto anche in tutte le zone esterne più conviviali, che è un frassino termotrattato. L'originale parapetto in ferro è stato eliminato, sempre per garantire questa permeabilità verso il lago, e ottenuto attraverso una serie di vetrate con supporti nascosti. Al piano nobile c'è una netta separazione tra la zona giorno e la zona notte. La preesistenza di una piccola scala di servizio tra i due piani segna un po' il punto di rottura tra i due spazi, con la presenza anche di un bagno giorno. La zona notte è caratterizzata da un parquet in Venghe molto scuro che rende tutto molto più caldo questi ambienti. Gli arredamenti sono stati quasi tutti nella zona dei corridoi di distribuzione fatti su misura. Ci sono 3 camere da letto, ognuna indipendente, con la propria cabina armadio e il proprio bagno. Il piano seminterrato era lo spazio dove i clienti desideravano un po' una zona ludica, estiva, di svago, ma nello stesso tempo anche con uno spazio fitness e una piccola spa. Tutto questo si è concentrato nell'affaccio di nuovo verso il lago. Abbiamo optato per una piscina molto regolare che in qualche modo riprende le dimensioni, le forme e gli allineamenti dell'edificio stesso, e con un bordo in marmo, con una piscina a sfiore, un deck in legno, abbiamo cercato di tenere a contatto della casa non solo a livello divisivo ma anche volumetrico e di materiali il tutto. Il progetto è un progetto di ristrutturazione. In questo caso avevamo una casa molto iconica, è la prima che si trova su questa via, è la prima che storicamente è stata edificata e ha delle caratteristiche molto precise sia a livello di materiali che volumetriche.
Questo grande cannocchiale bianco, che noi da subito abbiamo chiamato cannocchiale, caratterizzato dalla presenza di questo clinker rosso che all'inizio era considerato un limite del progetto ed è diventato l'elemento da valorizzare. Quindi abbiamo ripetuto costruttivamente questo cannocchiale sul lato verso il lago, verso l'acqua, e liberando completamente il fronte. Quindi abbiamo un fronte urbano chiuso, caratterizzato proprio da questo elemento, e un fronte invece lacustre verso il lago e verso l'acqua. Il tentativo era quello proprio di aprirlo, di sfondarlo e di trovare una relazione diretta della casa, dell'edificio verso l'acqua.